Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo molto interessante. Sì ragazzi, perché il modulo che ho utilizzato fino a questa season appena conclusa in divisione 1 ragazzi, e siamo riusciti finalmente ad arrivare a un buon traguardo e un piccolo record diciamo personale. Siamo arrivati comunque nella top 3000, ok, non saremo sicuramente dei pro player, però comunque ragazzi io gioco poco purtroppo e non ho tutto questo tempo da poter stare a dedicarci sul gioco, diciamo, con il lavoro mi viene spesso difficile, però comunque ragazzi pur giocando poco siamo riusciti a toglierci questo piccolo sfizio, questo piccolo obiettivo personale, ripeto, e quindi volevo condividerlo con voi facendovi vedere il modulo che ho utilizzato. In realtà ragazzi il modulo primario ve l'ho già fatto vedere, però vi farò vedere oggi un modulo che è praticamente quello che io alternavo spesso quando magari andavo in difficoltà oppure non riuscivo a trovare spazi con il modulo che vi ho già fatto vedere, che è quello del video che trovate di circa una settimana fa, nuovo 424 incredibile. Quello lì ragazzi era il modulo primario che ci ha portato in divisione 1, ma ripeto alternavo. Prima di andare avanti vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Chemigo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, Chemigo invece è una piattaforma videoludica dalla quale possiamo acquistare tutti i prodotti videoludici, quindi card, giochi, chi più ne ha più ne metta, in sostanza abbonamenti vari. E chiaramente ragazzi avete diritto anche al codice sconto che trovate nel codice che trovate a inizio video, scusatemi, gioco di parole, che trovate a inizio del video. Quindi ragazzi mi raccomando non esitate, è un modo per supportare il canale, non costa niente di più, i prodotti li pagate uguali, sono sempre aperti anche gli abbonamenti, quindi per chi volesse supportare in maniera ancora più diciamo efficace il canale può spendere veramente una cifra irrisoria, parliamo di pochissimi, ma veramente pochissimi euro per la crescita del canale, oltre che chiaramente sblocchereste alcuni contenuti esclusivi dedicati per i soli abbonati. Andiamo subito ragazzi a vedere il modulo famoso ed eccolo qui ragazzi, è un 4-2-2-2 praticamente, da un 4-2-4, quindi fondamentalmente siamo passati a un 4-2-2. Ragazzi è un modulo molto completo, messo diciamo in maniera così verticale. Si creano, come potete vedere a centrocampo tra De Paul e Snyder c'è un piccolo scaglionamento, cioè della serie che uno è messo appena più su di un altro, e questa posizione così ragazzi fa sì che si creino improvvisamente delle triangolazioni molto importanti da poter lanciare Mbappé e Rummenigge, che sono comunque due grandi velocisti molto interessanti, per andare a far male alla difesa avversaria. Io ragazzi in porta utilizzo Cech, che è un portiere difensivo, voi chiaramente magari avrete qualche altro portiere e usate quello che a voi piace di più. Io ho lui chiaramente e utilizzo lui perché è fenomenale, probabilmente uno dei primi tre portieri più forti del gioco. A destra ragazzi Beckenbauer, ora vi dirò le statistiche consigliate e eventuali diciamo sostituti di questi giocatori. Beckenbauer ragazzi un giocatore molto veloce, grande difesa e buona tecnica, quindi un giocatore diciamo per essere un difensore molto completo, può fare anche il mediano, quindi molto interessante anche se l'ho sempre usato da DC. E ragazzi se non avete lui chiaramente mettete però in questa posizione un altro sviluppo, perché è importante in diciamo questo modulo che la difesa ci stia schierata, perché comunque ragazzi come potete notare abbiamo un modulo molto diciamo offensivo e secondo me è meglio giocare con una difesa più schierata. Potete eventualmente mettere un frontale extra, ve la volete provare, metteteci anche un terzino offensivo ragazzi, questo è chiaramente per come io mi ci sono trovato meglio. Poi è chiaro magari qualcuno di voi si trova meglio lì con l'esterno alto che spinge in fascia e giustamente usatelo così. Io vi consiglio però una difesa più schierata.
Maldini, ragazzi, terzino difensivo, difensore centrale, in questo caso anche lui, anche se lui nasce come carta come TS, però è fortissimo anche da DC. Niente ragazzi, non c'è da aggiungere nulla, è velocissimo, comportamento difensivo, tecnica, quindi se non avete lui, però chiaramente capisco ragazzi, prendete un giocatore che abbia queste caratteristiche, quindi molto forte difensivamente e un'ottima velocità. Come carta, se non avete un terzino difensivo con queste caratteristiche, metteteci ragazzi un altro sviluppo, perché comunque deve rimanere lì perché appunto a fianco abbiamo un Mickey Van de Ven che è invece un incontrista, quindi qui invece potete metterci un altro incontrista se non avete lui. Questa carta è fenomenale, ho avuto la fortuna di trovarla qualche tempo fa e non l'ho più levata perché è veramente incredibile. È molto grosso fisicamente questo giocatore, molto veloce, grande difesa, carta consigliata incontrista in questa posizione del campo ragazzi. Quindi ripeto, sviluppo, può essere anche un altro sviluppo, l'importante ragazzi è che abbiano tutte, come avete potuto notare, un'ottima velocità, quindi al di sopra degli 88-89 ragazzi, non di meno, perché altrimenti con l'attuale gameplay, con questa nuova skill che tra l'altro hanno aggiunto i giocatori dello scatto bruciante ragazzi, diventerebbe ingiocabile, cioè i giocatori o li anticipate, altrimenti se partono ragazzi non li prenderete più. Quindi Costa Curta invece terzino difensivo a sinistra, lui è diciamo interessante perché può giocare anche a destra o anche centrale all'occorrenza, e anche lui velocità e buona difesa. Comunque ragazzi è pur sempre un terzino e deve quindi difendere bene. Questa ragazzi era la difesa. Adesso passiamo a vedere il centrocampo. La linea mediana ragazzi, io ho la fortuna di avere due probabilmente dei mediani più forti del gioco, che sono Vieira con Gilberto Silva. Questo Vieira è un incontrista, ma dopo vi farò vedere poi anche le istruzioni. Che caratteristiche devono avere questi due giocatori? Fortissimi in difesa, veloci ragazzi. Io ho una squadra tutti abbastanza veloci, non mi piacciono i giocatori lenti, tutti devono comunque correre discretamente e recuperare palla. Questo Vieira è una piovra in mezzo al campo, è molto alto e molto grosso fisicamente, quindi riesce comunque a farsi spazio quasi sempre. Ha una buona tecnica, quindi ragazzi questa è la carta. Buona difesa, buona velocità e buona tecnica, quindi mentre magari la tecnica prima la potevamo per la difesa anche un attimino magari tralasciare un pelino di più, qui invece no, perché chiaramente sono loro poi che faranno ripartire l'azione, di conseguenza devono saper giochicchiare la palla, ecco. Incontrista abbinato ragazzi a un collante. Il collante secondo me in questo modulo è fondamentale che ci sia, perché altrimenti abbiamo un centrocampo che si tende ad alzare troppo e di conseguenza rischia che rimaniamo con un bel buco. Anche lui stessa carta, più o meno molto simile a Vieira, velocità, difesa e tecnica ragazzi. Se non avete loro due chiaramente va bene anche un onnipresente. Vi faccio l'ipotesi proprio più low cost di tutte, per dire un Barella al posto di Vieira e un Fabinho al posto di Gilberto Silva. Ci può stare come soluzione low cost. Comunque ci sono tanti giocatori, per chi altre leggende soprattutto molto interessanti da mettere qui in mediana. Poi ragazzi questi altri due giocatori, questi signori De Paul e Sneijder ragazzi, è fondamentale che abbiano invece queste carte, a differenza degli altri che magari possiamo un po' diciamo invertire e muovere, cioè posso mettere magari un terzino difensivo centrale o un terzino difensivo, fare proprio il terzino. Qui invece ragazzi questi due è fondamentale che siano un giocatore chiave come De Paul, che farà da trequartista. Questa carta di De Paul è incredibile. Le caratteristiche quali sono ragazzi? Deve essere un tuttocampista. Questa carta di De Paul mi piace per quello, perché lui nonostante sia un giocatore chiave è comunque abbastanza offensiva come carta, riesce comunque a farsi trovare pronto spesso e volentieri anche in difesa, e di conseguenza ragazzi ci dà un bel supporto, velocità, tecnica e chiaramente se poi c'è anche una buona conclusione meglio ancora, perché spesso si troverà a dover calciare. Questa carta ripeto ha un po' tutto, ma ci sono tanti altri giocatori chiave interessanti. Regista creativo in questa posizione ragazzi è fondamentale, quindi mettete un regista creativo
magari non avete Snyder, io l'ho preso poco tempo fa con quei contratti selezione, come si chiamavano, qualcosa del genere, ragazzi, in sostanza comunque quelli che potevi selezionare tu, e ho scoperto un giocatore incredibile, cioè lo conoscevamo già chiaramente dal calcio reale o comunque da chi magari aveva già questa carta, io non ce l'avevo, l'ho voluta prendere perché mi è sempre piaciuto come giocava anche quando appunto era più giovane, e ho scoperto appunto che è veramente così, è una carta incredibile, c'è una tecnica fenomenale, fa dei passaggi che veramente mette i giocatori davanti al portiere, e poi anche quando lui ha l'occasione comunque tira delle belle sassate. Non è velocissimo, ma Snyder anche quando giocava non era questo gran velocista, però ragazzi, soprattutto nello stretto è fondamentale, quindi se non avete lui, regista creativo comunque con ottima tecnica e buona conclusione, magari ecco in questo caso può essere, diciamo, di tutta la squadra l'unico giocatore un pelino più lento degli altri, però perché? Perché ragazzi lui è il fantasista, lui in questa posizione di campo è colui che deve organizzare i piani offensivi della nostra squadra, insieme chiaramente a De Paul. Poi ragazzi davanti invece due opportunisti, Mbappé, opportunista, carta incredibile, fortissima chiaramente anche l'ultima versione che è uscita, ma questa ragazzi non è una leggenda, ma secondo me se la può tranquillamente giocare con alcune leggende. E quest'altro Rummenigge, ragazzi, opportunista, anche lui buona velocità, buona tecnica, finalizzazione buona, quindi ragazzi è questa tipologia di carta che dovete mettere, se non avete lui va bene anche un altro opportunista. Si sviluppa ragazzi un gioco principalmente centrale, è vero perché comunque siamo molto centrali, però allo stesso tempo De Paul spesso e volentieri si tenderà ad allargare e quindi andrà, diciamo, a ricoprire il ruolo di esterno vicino a Mbappé, se vogliamo dirla così, ma soprattutto ragazzi, più che andarsi ad allargare, qui si creeranno tante, ma credetemi tante, triangolazioni da mandare, diciamo, un po' da mettere insomma a repentaglio veramente la difesa avversaria. Provatelo ragazzi e mi crederete. Poi istruzioni individuali: difensivo sul mediano che è incontrista, difensivo sul terzino sinistro in modo tale che non salga, anche se già difensivo, però per non sbagliare gliela diamo, e contropiede ragazzi solo su Mbappé. Queste sono le mie istruzioni. Io vi consiglio ragazzi di provarlo così, perché comunque secondo me così gira molto molto bene. Vi faccio vedere anche la panchina. La panchina mi porto due difensori, anzi tre difensori ragazzi, che sono Upamecano, Chalobah e Nesta. E ragazzi, tre difensori molto molto interessanti da dare il cambio a quelli che ho. Pirlo da metterlo o al posto di uno dei mediani, ma Pirlo io lo vedo più come CC, oppure magari voglio un attimino coprire e metto De Paul, la basso a CC e ci posso buttare dentro Pirlo. Koné, questa carta di Koné ragazzi, se non sapete chi prendere attualmente dei giocatori della nazionale, prendetelo perché comunque molto molto interessante. Digno ragazzi, un'altra carta incredibile da usare come seconda punto trequartista. Gavi lo stesso, giocatore chiave quindi al posto di De Paul. Nkunku, questa carta di Nkunku ragazzi è molto molto interessante, è giocatore base, quindi lo possiamo prendere un po' tutti. Io l'ho maxato così, ma credetemi ragazzi, molto molto interessante. Lookman ragazzi, carta molto molto forte, velocissimo, un po' le caratteristiche del Lookman che tutti conosciamo, da mettere quindi al posto di uno degli attaccanti. Messi idem con patate. Neymar e Bebeto ragazzi invece sono le due, diciamo, i due jolly di questo modulo, perché chiaramente hanno dei ruoli, anzi delle carte, perdonatemi, che sono diverse da tutte le altre, e ragazzi credetemi che sono molto molto interessanti, perché comunque da mettere un Neymar punta ad esempio al posto di Rummenigge, quindi che va o al posto di un Mbappé comunque che va a scendere, si crea ancora di più la triangolazione della quale vi parlavo prima. Idem con per questa carta di Bebeto, molto molto forte, senza palla, quindi ragazzi molto interessante. Questo ragazzi era il modulo,
fatemi sapere che ne pensate nei commenti, se l'avete provato, se vi trovate bene. Io ripeto, con questo modulo ci ho fatto tante vittorie in divisione 1, lo alternavo con l'altro, quindi facevo un po' e un po'. Vi aspetto nei commenti ragazzi, io vi ringrazio dal vostro Luca Taran. Ciao!